Vi ringrazio di essere qui stasera a presentare il romanzo d'esordio di Lara Galeotti, già mantovana ma ora residente altrove, insomma come dire, un extramuros ormai da un po' di anni, che torna nella sua terra d'origine per la prima presentazione di questo libro. Con Lara ci siamo conosciuti un annetto fa, anzi proprio un anno fa, esattamente un anno fa, in occasione di un'altra pubblicazione di cui lei aveva curato i testi, un libro illustrato, quindi curato anche con altri coautori. Palazzo Vendesi, fantasmi compresi, era un libro centrato un po', racconta una storia legata a Palazzo Valentini, che è il palazzo di Corso Vittorio Emanuele qui a Mantova, che fino a pochi mesi fa ha ospitato il centro giorno della Casa del Sole, che aveva appunto promosso quell'iniziativa, e in quel volume, in quel libro, in quella favola scritta da Lara, appunto si raccontava una storia legata a quel palazzo, legata a delle presenze misteriose che c'erano, ci sono in quel palazzo, e quindi già lì Lara aveva, come dire, mostrato un po' la sua indole creativa, letteraria, quindi legata a storie più o meno fantastiche, anche se ci ancoriamo sempre a un punto di realtà. E in quell'occasione Lara mi aveva detto appunto che aveva in programma, o forse stava scrivendo, stava finendo, quello che poi è diventato il libro che presentiamo oggi, appunto 1000 anni. Un romanzo che possiamo definire fantastico, fantasy, una fiaba, poi insomma lo definiremo meglio con lei, con Nora De Giacomo, scrittrice, docente di scrittura creativa, collaboratrice nostra, amica, insomma tante cose, che ha accettato l'invito di oggi e la ringrazio molto. Questa vicenda si svolge, si dipana in un luogo altro, una piccola comunità, in un tempo altro, quindi adesso cercheremo di entrare un po' in questa storia senza raccontarla troppo, senza svelare troppo assolutamente, anzi, l'identità di questo personaggio che cambia un po' le carte in tavola in tutta questa vicenda. E lascio quindi la parola a Lara e a Nora, non so come vi siate accordate per iniziare, quindi introduce Nora, quindi lascio a Nora la prima parola. Grazie Nicola dell'invito a presentare Lara. Dunque io non conoscevo Lara, ci siamo conosciute ieri per telefono, oggi di persona, però effettivamente io l'ho conosciuta attraverso il libro quest'estate, io mi sono dedicata alla lettura del suo libro e quindi indirettamente l'ho conosciuta. La lettura di questo libro mi ha colpito per alcuni aspetti in particolare. Allora, prima di tutto la fantasia di Lara, che è incredibile. Voi mi direte, certo, il genere fantasy, la fantasia ci deve essere, però è anche vero che in altri generi narrativi la fantasia è un elemento importante. Io che a mia volta scrivo qualcosina, scrivo anche romanzi di invenzione, dovrei attingere alla fantasia, però non ho una fantasia così rigogliosa come quella di Lara, quindi la invidio affettuosamente e per questo libro mi ha colpito. No, è davvero. Poi un'altra cosa che mi ha colpito di questo libro è il linguaggio, di cui parlerò dopo, che è un linguaggio che io definisco elevato, un linguaggio molto elegante, molto ricco, direi anche un po' d'altri tempi, però ci sta bene in questo contesto narrativo. E poi mi hanno colpito i messaggi che comunque Lara veicola attraverso questa storia, ma dopo faremo un discorso sui messaggi che si leggono tra le righe. Abbiamo detto che è un genere fantasy. Con Lara ieri ci eravamo dette sì, è una fiaba, mi piace definirlo fiaba. In realtà sì, la definizione corretta è che è un romanzo o un racconto lungo fantasy. Gli autori fantasy sono soliti attingere a elementi della fiaba come personaggi. Nella fiaba ci sono personaggi fantastici come
fate, folletti, gnomi che qui compaiono. Ci sono nella fiaba animali che hanno caratteristiche umane e c'è un'atmosfera fiabesca ovviamente, quindi lei attinge a questi elementi, li porta nel suo racconto e crea un bel racconto fantasy. Non posso dirvi tanto, no? La difficoltà nelle presentazioni dei libri è proprio che bisogna parlare del libro senza parlare del libro, è un po' un paradosso però. Quindi vi accenno un attimo l'argomento, l'inizio, vi racconto un attimo l'inizio di questa storia. Praticamente la storia si svolge, come diceva Nicola, in un tempo altro, io direi anche un tempo indefinito, anche se questo tempo evoca un passato remoto, molto remoto, in un luogo immaginario. Il luogo immaginario ha un nome ed è il paese di Piedimonte, che si trova alle pendici della catena montuosa la Lunga Falange, giusto? E che cosa succede? All'inizio della storia praticamente c'è una crisi che si abbatte su questo territorio e che mette in difficoltà la popolazione. I boschi si inaridiscono, i fiumi si impoveriscono, i pascoli non ci sono più. Quello che era rigoglioso anni prima, piano piano, con un lento logorio si spegne. Però per un motivo che non si capisce bene quale sia, Piedimonte sembra comunque rimanere un'oasi protetta in qualche modo, ma all'inizio non si capisce perché, si capirà dopo. E a Piedimonte nasce una bambina, Sami, che è una dei protagonisti del libro, una bambina di cui il lettore capisce subito il mistero, cioè è una bambina misteriosa sicuramente, lei è molto brava a creare suspense, quindi fin dall'inizio chi legge capisce che questa Sami avrà un ruolo particolare, no? Nella storia, nello sviluppo della storia. E l'indizio principale che viene dato all'inizio è che nasce questa bambina dopo anni o un anno forse, insomma un periodo lungo in cui erano nati solo maschi, quindi il lettore dice cavoli, come mai adesso questo dono per il paese, no? Sicuramente c'è qualcosa di magico in questa figura, ci aspettiamo qualcosa di magico, però ovviamente non dico di cosa si tratta, e soprattutto quello che volevo farvi notare adesso è che l'autrice è bravissima a diciamo, mettere in guardia il lettore, no? Lanciare degli ami e dire al lettore guarda, stai attento che adesso succederà qualcosa, comunque aspettati qualcosa, ma questo qualcosa arriverà molto in ritardo. Ma poi vi dico anche qualcosa su questa tecnica del ritardo epico che lei inconsapevolmente adopera. Ecco, quindi più di tanto non posso ancora dire. Direi che volevo spendere qualche parola visto che ho accennato al linguaggio, sul linguaggio che veramente a me ha colpito. Io tra l'altro mi occupo di scrittura creativa, ciao Andrea, sono molto attenta agli stili, spesso mi interesso più di come viene scritto il libro che del contenuto, no? Quindi lo stile, il linguaggio, la lingua proprio che sceglie l'autore mi interessa moltissimo. Come vi dicevo, è un linguaggio elegante, un linguaggio elevato. Lei fa un utilizzo anche magistrale, direi, del linguaggio figurato, le figure retoriche utilizza Lara. Non so se da reminiscenze scolastiche ti ricordi che cosa sono le figure retoriche. Magari a giurisprudenza non si studiano le figure retoriche, però magari a scuola. Però sono sicuramente reminiscenze scolastiche in cui delle tante letture fatte, quindi. Comunque no, dicevo, quindi lei le sa utilizzare. Le figure retoriche si utilizzano soprattutto in poesia, però insomma anche in prosa si utilizzano e rendono poetico il narrare. Infatti lei nei suoi passaggi descrittivi diciamo che adotta questa scrittura molto poetica. Io adesso per andare in concreto vi faccio proprio un esempio, quindi a pagina 37. Mi sentite lo stesso così? No. Allora, qui vi leggo un passaggio piccolissimo
che riguarda Carota. Carota è un asino, non vi ho parlato dei personaggi, ve li dico dopo. Carota è l'asino della misteriosissima Rala, che è la levatrice che si presenta quando nasce Sami, e si presenta con questo asinello. E poi lei, che va un po' avanti e indietro nel tempo, qui racconta di quando Carota era nato, e in questo breve passaggio si esprime in questo modo: quando nacque, i colori dell'alba suonavano una melodia che gli occhi non volevano smettere di ascoltare. Dietro i rami ormai quasi completamente nudi, quelle note danzavano al freddo di un mattino di fine novembre e a poco mutavano il loro costume di scena. Il giorno si stava svegliando, si spogliava della notte e iniziava a indossare le fatiche del suo eterno mestiere. Ecco, lei qui ha utilizzato all'inizio una sinestesia. Allora, la sinestesia si ha quando si abbinano praticamente due sensi per coinvolgere il lettore. Quindi lei qui utilizza i colori e i suoni per descrivere la stessa immagine. Guardate, i colori dell'alba suonavano una melodia, quindi vista e udito vengono coinvolti e il lettore si emoziona di più, insomma, rispetto a leggere qualcosa di scritto alla lettera. Poi c'è una personificazione: il giorno si stava svegliando, si spogliava della notte e iniziava a indossare le fatiche del suo eterno mestiere. Qui il giorno si comporta come un essere umano. La personificazione si ha quando attribuiamo caratteristiche umane a oggetti, eventi, fenomeni naturali, insomma qualsiasi cosa, attribuiamo caratteristiche umane e creiamo una personificazione. Tutto questo mi rende poetico il linguaggio. Questo è soltanto un esempio, un passaggio molto breve, però lei utilizza molto questo linguaggio figurato in molte descrizioni che rendono appunto la lettura veramente piacevole. Un'altra cosa, tra l'altro, che ho notato nel mestiere di scrivere di Lara è proprio la capacità. Definito così perché non è così scontato. Tu si vede che ci lavori nella costruzione del testo, e lei effettivamente nella costruzione del testo è capace. Lei praticamente narra utilizzando piani temporali spalzati, va un po' avanti e indietro nel tempo. Non racconta la storia seguendo l'ordine cronologico degli eventi, ma salta da un momento all'altro. Questo tecnicamente si dice che l'intreccio non segue la fabula, qui parliamo di termini di narratologia, e anche questo è un modo per rendere più intrigante la storia. Cioè, se io racconto la storia seguendo l'ordine cronologico, può darsi che crea qualcosa di meno interessante rispetto a scrivere la stessa storia ma intrecciando i tempi come piace a me, e quindi lei su questo è brava, e bisogna saperlo fare, non è che tutti sappiano intrecciare così il tempo nella gestione di un testo narrativo, quindi lei è brava anche in questo, per cui niente, io le faccio tanti complimenti perché devo dire che ho trovato una buona scrittura. Non pensavo di essere così arzigogolata. Sì, una buona scrittura. Ma mi fa piacere di esserlo. Ecco. Sì. Allora ti dico, il genere, io sono sincera e onesta, non è il mio genere, nel senso che se io vado ad acquistare un libro tendo a prediligere altri generi, però con questo mi hai fatto avvicinare al genere, quindi vedi, mi hai fatto appassionare, quindi va bene così. Nel libro c'è il fil rouge, che sono due messaggi importanti, che sono praticamente il valore universale della libertà e dell'amore. Ci sono due protagoniste, due donne, che compiono delle scelte libere in nome dell'amore. Esattamente. Allora io ti chiedo, è questo il messaggio che volevi veicolare? Ci parli della tua idea di amore e di libertà e come l'hai trattata tra le righe di questo romanzo? Beh, innanzitutto saluto i presenti e ringrazio Nicola e Nora per questa occasione e per questa possibilità che mai mi sarei aspettata solamente pochi anni fa. Quando
Rala è venuta a trovarmi, diciamo così, io l'ho fatta entrare subito in casa, nel senso che la storia mi è arrivata all'improvviso e l'ho accolta subito, l'ho avuta in mente dall'inizio alla fine subito, senza però particolari aspettative. Avevo solo la storia, sapevo che iniziava così, avrebbe avuto un'espansione in un certo modo e sarebbe finita in un certo modo. Ho scritto il primo capitolo di getto e l'ho letto a mio figlio, che ha approvato, e come dicevo non avevo particolari aspettative. Poi è andato in letargo. Quando l'ho ripreso a distanza di anni, io ero maturata, ero cambiata, e questa idea, questo tema di amore e di libertà lo sentivo per me stessa, nel senso che nel corso della vita ti accorgi di provare il sentimento dell'amore rivolto a varie persone, no? E c'è l'amore per il figlio, l'amore per il proprio compagno, marito, l'amore per gli amici, l'amore per i genitori, ma ce n'è uno che forse ho imparato a provare più tardi, e non vorrei dire che è quello più importante, ma forse anche sì, ed è l'amore per se stessi, ed è l'amore per se stessi che ti porta in un certo senso alla libertà, ma non alla libertà di fare quello che vuoi, ma alla libertà di dire ci sono anch'io e voglio esprimermi. E ha cominciato a diventare qualcosa di più, e a inserirlo nel libro. Ha preso una vita sua, diciamo così, e pian piano ha costruito il resto della storia, quindi le scelte che hanno dovuto fare queste due protagoniste, che poi vabbè sono più di due, ma poi chi vorrà leggerlo lo scoprirà. Per cui sì, il tema dell'amore e della libertà sono fondamentali, poi ognuno se le costruisce a modo proprio, però questa cosa a cui sono approdata col tempo e che ancora forse non ho conquistato del tutto, cioè l'amore per se stessi, è quello che mi ha spinto a uscire. Guarda, adesso che mi parlavi di questo, io ho apprezzato tantissimo Rala, cioè mi è piaciuta tanto la figura di Rala. Non vi racconto che cosa fa, però Rala è fortissimo, è un personaggio fortissimo. Lei a un certo punto va contro le convenzioni, contro quello che, no? che c'era da secoli e secoli in nome dell'amore, però non si esime dalle responsabilità, quindi comunque si prende le responsabilità della sua scelta e dimostra una forza incredibile. Io l'ho amata questa Rala, veramente mi fa piacere. Quindi Rala è una delle due protagoniste che mi ha fatto meditare su questa idea della libertà e dell'amore. Certamente. Una domanda adesso che invece fuori esce un po': la passione per il fantasy, da dove? La passione per il fantasy scaturisce da un evento di tantissimi anni fa. Erano i primi anni 80 ed era uscito da poco un film a cartoni animati che era Il Signore degli Anelli. E io una sera lo davano in TV e mi ero messa, ero da sola, i miei forse erano già andati perché lo davano tardi, non so il perché, mi ero messa in cucina a guardare questo cartone animato
che tra l'altro non mi era neanche tanto piaciuto, perché non era, insomma, probabilmente i disegni, ma quando uscivano questi cavalieri neri in Nazgûl, sembravano i cavalieri dell'Apocalisse, cioè, mi avevano messo un'angoscia che io forse non l'ho visto tutto, però mi era rimasto questo romanzo grosso, di cui tutti parlavano, Il Signore degli Anelli, bellissimo, però a me aveva lasciato questa angoscia particolare ed è rimasto lì anche quello nel tempo. Poi io ho accostato altri generi letterari, ho cominciato a leggere Stephen King, quindi thriller, horror, mi sono appassionata ad altro, fino a quando mi è stato regalato il Signore degli Anelli, in versione natalizia direi, perché era tutto rosso, proprio copertina, tutto rosso con questo anello dorato sopra la copertina. E era una cosa esagerata, però ho iniziato a leggerlo e lì letteralmente mi si è aperto un mondo, perché Tolkien ha creato un mondo con tanto di coordinate geografiche, questa cartina che si apriva dalla copertina, questa la terra di mezzo, tutte le montagne, cioè io mi ci perdevo dentro, e senza contare la popolazione, cioè le tradizioni di questa popolazione, un mondo, veramente un mondo, e mi ci sono tuffata completamente. E quello per me è stata una sorta di Bibbia, ecco, passatemi il termine, perché poi da lì ho letto l'Hobbit, sempre di Tolkien, il Silmarillion, che potrebbe essere equiparato all'Antico Testamento perché è l'origine dell'origine del mondo di Tolkien, e per me è stato il massimo, E mi sono accostato poi piano piano al genere fantasy in generale, gli altri autori, e anche lì sono stati la rivelazione per me. E il mio modo di scrivere prende spunto da questo, quindi tutti gli altri romanzi che possono essere Le Cronache di Narnia, Queste oscure materie, la saga di Eragon, sono quei romanzi che ho letto assieme a mio figlio e per mio figlio, e che ci hanno coinvolto completamente. Quindi quando c'è stata la trasposizione anche cinematografica li volevi vedere per vedere se erano stati fedeli, se esatto. E questo ha condizionato il mio modo di scrivere, oltre al piacere di raccontare favole. Mi piace raccontare favole o fiabe, insomma. Penso che mio figlio sia uno dei pochi bambini, all'epoca ovviamente, che non ha mai sentito, no, esattamente, ormai è grande, ma cioè, penso di non avergli quasi mai raccontato le classiche favole, tipo Cappuccetto Rosso. Io andavo sempre alla ricerca di qualcosa di più originale, di qualcosa di più nuovo, perché ormai Cappuccetto Rosso, Cenerentola, erano datate per me, occorreva qualcosa di più fresco, quindi avevo la scusa per cercare qualcosa di nuovo. E quindi da lì, quando penso a cosa scrivere, mi immergo in quel mondo, perché mi ci ritrovo e in un certo senso mi sento libera dentro questo mondo fantastico. E a proposito di questo, la scrittura, no? Che ruolo ha? Nel senso, tu perché scrivi? Già mi hai detto, adesso ti senti libera, hai voluto approfondire questo genere fantasy, eccetera. Ci sono altri motivi? C'è una forma di, non so, vedi, della catarsi nella scrittura, è un modo per evadere, insomma, perché ognuno di noi poi scrive per un determinato motivo. Beh, è un modo per evadere sicuramente, ma è un modo anche per ritrovarmi. È vero, anche per essere libera, ma è un modo forse per dire un po' di nascosto qualcosa. C'è un punto nel romanzo che ho fatto fatica a scrivere, non sapevo se scriverlo oppure no, e poi alla fine ho detto no, lo scrivo lo stesso. Adesso non voglio rivelare più di tanto per non
svelare, ecco. Però l'argomento, si può dire, di questo passaggio, l'argomento universale, non il rapporto tra madre e figli. È stato un momento difficile da raccontare, ma che è venuto da sé. Dovevo farlo, anche se ho avuto quell'attimo di ripensamento e ho detto no, lo metto. Se devo essere libera lo devo dire, cioè devo scrivere fino in fondo, no? Ed è stato bello poi averlo visto sul foglio scritto, e quindi anche per quello, forse quando si scrive si vogliono dire tante cose, a volte palesemente, ma penso più spesso un po' più di nascosto, e quello è un po' il mio modo. Che poi nella scrittura di qualsiasi genere, anche nel fantasy, dove appunto è tutto inventato e fantastico, si dice sempre qualcosa, c'è qualcosa sempre di sì, proprio, assolutamente, per forza, assolutamente, altrimenti non sì. sarebbe autentica la scrittura. No, si parte da una base fantastica dove ti immagini un mondo nuovo, un tempo lontano nel tempo, personaggi che non esistono, o animali che parlano, cose stranissime, ma alla fine se devi trasmettere, se vuoi trasmettere qualcosa di te devi mettere, almeno così io lo penso, e inevitabilmente salta fuori, anche se non vuoi, anche nella scelta di determinate parole, di determinati aggettivi, di determinate scene, inevitabilmente qualcosa di te salta fuori. Infatti questo adesso mi riporta alla domanda che ti avrei voluto fare, ma a cui parzialmente mi hai risposto. Lo spunto autobiografico, ma me l'hai già detto. Allora, questa è una domanda sempre un po' scomoda, no? Io ti dicevo anche ieri, una domanda un po' maleducata, non si dovrebbe fare agli autori, perché insomma l'autore è libero di scrivere quello che vuole e non deve rendere conto al pubblico se quello che ha scritto è autobiografico. E quindi è una domanda maleducata, ma io sono maleducata e quindi vabbè, tu in parte già me l'hai detto che sì, insomma nel rapporto con i figli, no, hai scritto qualcosa di te. Tu dove sei in questi personaggi in particolare? Così loro cominciano a familiarizzare con i personaggi. Allora, in sé la domanda tutto sommato non mi è scomoda, perché comunque in parte no, ho detto qualcosa, ma mi risulta difficile rispondere perché sono da tante parti. Certo, infatti, spesso sono da tante parti, per cui sono in Rala, sono in Sami, sono in certe situazioni particolari, per cui sono un po' dappertutto, forse più in Rala. Forse io ho pensato forse così più, vedendo Rala l'aspetto di Rala. Rala è la levatrice che arriva misteriosamente quando nasce Sami, si presenta come levatrice, arriva con l'asino carota, e poi ovviamente questo personaggio ha uno sviluppo per cui insomma non è solo una levatrice Lara, non diciamo di più perché altrimenti però ecco, per dirvi chi era Rala, insomma, invece Sami è la ragazza, la giovane, la bambina, sì, che poi cresce e che ha un ruolo la bambina fondamentale. sì. Vediamo un po' che domande mi sono segnata, ma niente, io più o meno quello che ti volevo chiedere te l'ho chiesto. Ci discostiamo da questo e ti chiedo i progetti futuri, che cosa hai nel cassetto, che cosa stai pensando? Nel cassetto, letteralmente nel cassetto qualcosa c'è, nel senso che nel frattempo quando mi viene un'idea io la devo buttarla giù sul foglio e lasciarla decantare. Nel frattempo qualcosa è maturato e qualcosa di finito già c'è. Sono due progetti distinti e che si differenziano da questo. Non sono prettamente fantasy, per quanto il fantasy rimanga la mia passione principale, ma sono due progetti diversi, sono finiti,
che stanno decantando. E poi ho due altre cose che sono appena iniziate. Però quello che ho nel cassetto è la voglia di voler continuare a scrivere sicuramente, cioè comunque sia dovrò buttare fuori altro, dovrò perché quell'amore per me stessa deve completarsi, deve arrivare alla quadra del cerchio, insomma, per cui continuerà. Poi se Nicola accetterà di vagliare ancora un'altra cosa, perché no? Cioè, ci mancherebbe. Adesso cioè, già non credo a questo, è il più bel regalo di compleanno che ci possa essere, perché io domani compio gli anni e, caso strano, per il secondo anno consecutivo, il 5 settembre, mi ritrovo a presentare sì, esatto, quindi pensavo di andare all'anagrafe e di cambiare il giorno di nascita, cioè di fare il 5 invece del 6, in modo tale da avere un attimino. E quindi quello, adesso mi voglio godere questo, da qualsiasi parte mi porti, cioè come non avevo aspettative nel momento in cui Rala mi ha raccontato la sua storia, non che non ho aspettative, comunque sia, questo è già un traguardo per me. E trovarmi in mano il libro quando avevo solo una pagina su Word dove avevo scritto il titolo, che neanche era questo, no, ma non l'aveva proprio, cioè era lì, c'era capitolo 1 c'era il capitolo 1 e lì c'era, ecco, esatto, per cui 1000 anni è saltato fuori sì, più o meno, vabbè, l'inizio più o meno è così, no, il titolo è arrivato intempestosa, esatto. No, il titolo è arrivato molto dopo, il titolo è arrivato recentemente, proprio pochissimo prima della pubblicazione. Grazie. Niente. Bene, volete aggiungere qualcosa, qualche curiosità? Siate clementi. Il ragazzo qui che ha letto il libro, che cosa ci racconta? Sinceramente ho pensato a qualche domanda, però no, non mi è venuto in mente niente. Beh, apprezzo lo sforzo. No, comunque anche per quotare qualche parola che dice il libro, sento anche in questa presentazione, sicuramente nelle pagine del libro, che ci sono delle parole che non sono state dette, e dalla mia esperienza le riesco a sentire tutte, e per me è sicuramente il regalo migliore per il tuo compleanno, ecco. Bravo. Questo è il tuo passo. Io ho due domande. La prima, visto allora, visto che hai detto che ti piace raccontare favole, se mai hai pensato di fare politica? No, guarda, bellissimo. c'è una cosa bellissima. Se c'è una cosa che non mi interessa, adesso non me ne voglia nessuno, ma proprio no, assolutamente. Mi sembra un'ottima scelta. No, la domanda seria è questa: siccome l'anno scorso, quando ho conosciuto Lara e il suo compagno, non ricordo come ti chiami, Corrado, entrambi mi hanno parlato di questa passione, come dire, abbastanza totalizzante, insomma, che sì. Passione, insomma, molto professionale, anche che loro stanno seguendo da molto tempo, e che era legata a quella pubblicazione, quindi ai fantasmi, ma in realtà poi Lara mi ha spiegato che dietro questo progetto ci sono molte altre cose, c'è una ricerca un po' più ampia. Ecco, volevo che tu parlassi un attimo di questo, e anche del fatto che quella cosa lì, perché no, potrebbe diventare qualcosa che si può leggere tra le pagine di un libro. Queste storie potrebbero anche finire tra le pagine di un libro. Allora sì, io e il mio compagno abbiamo questo canale YouTube che si chiama Signal Hunters, o pronuncia Signal Hunters, sì. chiedo conferma per la pronuncia, perché il mio inglese, e si occupa di ricerca paranormale. Ora, detta così, sembra una cosa un po' leggera, ma non lo è.
Noi andiamo in posti che possono essere abbandonati, ma non solo, perché non è facile chiedere permesso per entrare in determinati luoghi, che possono essere castelli, palazzi, dove si dice che ci siano delle presenze, o che c'è la leggenda che si narra, no? Che ci siamo. Ad esempio, il castello di Azzurrina, la bambina, no, che viene sentita nel castello in provincia di Rimini, piuttosto che di recente noi siamo stati in un palazzo in provincia di Trento dove hanno processato all'epoca del Medioevo le streghe. Questo è un argomento che a me tocca in maniera particolare, oltre a piacermi, mi tocca in maniera particolare. E abbiamo fatto approfondimenti sul canale, abbiamo fatto quelli che noi chiamiamo documentari impropriamente, però insomma nel nostro piccolo cerchiamo di approfondire l'argomento e per dare una spiegazione ulteriore, perché non ci sia la semplice sola indagine. Ovvio che poi ai più piace l'azione, no? Piace il vedere che trovi il fantasma che più delle volte non trovi, per non dire che non trovi mai, perché non è così automatico, però vivi delle esperienze, vivi delle sensazioni, sai che in un determinato posto le persone hanno visto, hanno sentito, quindi tu vai alla ricerca con strumenti particolari che rilevano il campo elettromagnetico, che rilevano il movimento. Non per niente abbiamo le telecamere e quant'altro. Dobbiamo rilevare qualcosa anche qui. Ogni posto ha la sua storia, in ogni posto sono passate persone che sono hanno palazzi antichi qua magari. Ci sono palazzi antichi, Palazzo Valentini, voglio dire, ne è l'esempio. E non nego che avevo iniziato una storia. Avevo iniziato una storia con questo argomento, però poi l'ho un attimo accantonata perché mi sembrava una forzatura, non lo so, sul momento era iniziata bene, però poi l'ho lasciata ferma lì. Più che altro era diventata un racconto. Io sul canale ho iniziato a fare dei podcast con racconti a sfondo misterioso, sì, non horror perché non sono horror, non riesco a fare l'horror. Erano più che altro misteriosi, questo andare lentamente per arrivare, no, a svelare poi qualcosa. Però poi non avevano seguito e non aveva senso sforzarsi più di tanto per raccontare, scusate, una cosa che faccio fatica a raccontare a discapito di qualcosa che mi viene meglio, ecco. Però il tentativo l'ho fatto e quei racconti erano belli, solo perché li ho fatti io, però erano particolari, l'idea che era venuta fuori era bella. Poi mi sono fermata, ecco. Però non è da escludere che un argomento del genere possa essere lo spunto per qualcosa di... Sì, anche la vostra esperienza, insomma, le vostre storie, ecco, le cose che avete visto o provato a vedere. Suggerisci una cosa perché no? Alla fine, sì. Sai, oggi il turismo, se vogliamo declinarlo a 360 gradi, è fatto di storie spesso, sì, e sarà sempre più così, perché ormai l'immagine arriva dappertutto, quindi abbiamo bisogno di sentirci raccontare delle storie e di andare in luoghi in cui sappiamo hanno vissuto persone, sono successe cose. Ed è quello eccetera. che noi diciamo, noi raccontiamo, non facciamo semplicemente l'indagine, noi raccontiamo delle storie. Prima di partire per ogni posto ci informiamo, laddove possibile, perché non è sempre possibile, ci informiamo per sapere chi ha vissuto la storia di quel posto e quant'altro, insomma, perché per non arrivare sprovveduti, anche per cercare chi, vai lì e cerchi chi. Certo, può capitare quella volta che dici ma vado in un posto, non so niente, vediamo cosa arriva, ma non è che il fantasma è lì che ti aspetta, certo. Nel senso, per cui sapere la storia ti aiuta, non è scontato, ma ti aiuta.
È un'idea, È uno un'idea, spunto. è un'idea assolutamente. Se non ci sono altri spunti, idee o domande, a questo punto ci salutiamo qui. Io vi ringrazio Grazie ancora, a tutti e ripeto tutte. ancora, grazie davvero per tutto, vabbè, te l'ho detto tantissime volte, ringrazio Nora perché ho conosciuto una bellissima persona, un'amica come ho scritto, sì, e spero di mantenere i contatti, assolutamente. Niente, ringrazio i presenti ancora una volta. Grazie ancora. Fai vedere il libro almeno, tiralo su. Ok, vediamo che lo inquadro. Ok.